Ho sempre pensato di vedere le cose in modo diverso da come le vedono gli altri. È anche quello che si dice di alcune persone, no? Sì, perché lui vedeva le cose in un modo tutto suo, unico e speciale. Com'è che è speciale? E come mai mi sembra di voler essere quella persona? Mi compiaccio quando mi sento diverso. Sì, ok, spesso mi sento anche un po' solo, ma la verità è che mi compiaccio. In realtà ognuno vede le cose in modo diverso. Non c'è un io contro tutti gli altri. Direi piuttosto che c'è un tutti contro tutti. Ho iniziato ad andare a leggere seduto su un mattone nel parcheggio del mio condominio. È l'unico posto in cui posso sentire il sole. Di solito non fa per me. Ci sto molto comodo all'ombra. Ma la mia camera è dal lato riparato del condominio e dopo un mese che sono rintanato lì inizio a sentire troppo freddo. Così ho scoperto il sole. Tipo, quanto è soddisfacente riuscire a fare la cremina con l'acqua di cottura, abbastanza viscosa e densa che rimanga ad avvolgere lo spaghetto. Ieri poi ho preso in mano un libricino che ci avevano detto di studiare per la maturità e che non avevo mai aperto fino ad ora. Che bello riscoprire il piacere di studiare quando non ti è imposto di farlo. Qual è quella cosa che mentre la fai ti dà quella sensazione di estasi? Ecco, io mi ero scordato esistesse quella sensazione. Qual è quella cosa? La musica, forse anche altro. Pensavo che l'adolescenza finisse con la fine del liceo. Anzi, pensavo finisse anche prima. Quando si è piccoli, i grandi sembrano veramente grandi. Vorrei sentirmi grande. No, forse non voglio nemmeno essere grande. No, probabilmente non voglio. Noi pensiamo tendenzialmente di conoscere l'altro.
Ma non lo conosciamo, non lo possiamo conoscere. Spesso conosciamo a malapena noi stessi, ma ci comportiamo come se fossimo convinti di conoscerlo. Durante questa quarantena ho conosciuto una faccia di Bologna che probabilmente non avrei conosciuto in condizioni normali. Non so se sia sempre stata qui, forse semplicemente prima non la vedevo. Ora guardo tanto fuori dalla finestra. Passo le giornate sul balcone, studio, guardo i palazzi, guardo la luce come si riflette sulle finestre, sulla strada. Vedo un quartiere. Non è più la città sconosciuta, è distante, un po' intimidatoria dei miei primi mesi. Ora è un quartiere. Ora vedo le persone, le famiglie del mio palazzo, le vite come la mia. Mi sento un po' più a casa in un posto così. La mia pianta di basilico si chiama Piero. L'ho comprato 1 mese e mezzo fa. La sua morte sembra prossima ogni giorno, eppure tira dritto, la ignora imperterrito. Ha alla base dei fusti che è marrone, legnoso, non troppo convincente in effetti. Un giorno le foglie mollicce e l'altro sono forti e vigorose, poi di nuovo mollicce. Tutto ciò mi confonde. E poi non c'è un io contro tutti gli altri, c'è un tutti contro tutti. E probabilmente è un po' per questo che le relazioni sono complicate e faticose. Conviviamo basandoci su supposizioni, illusioni, approssimazioni, spesso presunzioni. Ci comportiamo come se conoscessimo l'altro. E invece sarebbe così bello se tutti fossimo consapevoli della nostra impotenza. Cioè, io non capisco, ma perché è così faticoso accettare la piccolezza? Io sono piccolo, siamo piccoli, siamo deboli e impotenti. Sì, ok, che palle, però magari ci tratteremo meglio
saremmo molto più curiosi, più rispettosi, più empatici. E poi alla fine non è strano pensare che le differenze siano allo stesso tempo sia ciò che ci rende così distanti l'uno dall'altro, sia ciò che ci fa attrarre.